Non lo so se vi conviene che vi porto il gameplay di questo gioco, che non è un gioco, ma è un'applicazione didattica per imparare le lingue. E guardate quante ne potete imparare. Quindi da oggi non ce l'avete più la scusa, ma non ho il tempo, perché se avete il tempo di giocare, avete anche il tempo di utilizzare Terra Alia e quindi imparare l'inglese. Allora, partiamo da qui. Come si imposta il gioco per imparare correttamente una nuova lingua? E come vedete ce ne sono davvero tante: cinese, francese, tedesco, russo, giapponese, coreano, spagnolo. Impostiamo Terra Alia. Innanzitutto la prima cosa che ci chiede quando avviamo una nuova partita è di selezionare una lingua che sappiamo parlare e leggere fluentemente. Si presume che nel vostro caso sia l'italiano, ma da come scrivete nei commenti dubito che anche quello lo conosciate bene. Però è quella che si avvicina di più a una lingua che sapete parlare e leggere fluentemente. Quindi come prima cosa andiamo a mettere italiano. Successivamente, qual è la lingua che vogliamo imparare? L'inglese oppure tutte le altre lingue disponibili che abbiamo in questo gioco? Andiamo a mettere inglese e andiamo su continua. Si può giocare sia da seduto che in piedi. Che cos'è Terra Alia? Quando nacque la terra, Innanzitutto spero siate contenti che c'è anche il doppiaggio in italiano. Ma che giochi vi porto io, raga? Ma che gameplay vi porto? Addirittura i giochi doppiati in italiano vi porto, vi rendete conto? Qui a seguito dello scontro tra la magia c'è e la tutta una natura nel bella corso storia degli che vi eoni, racconta il gioco. Che Terra cosa Alia è seguì il Terra proprio Alia? cammino Innanzitutto rivoluzionario. questa è la versione VR di un gioco che è già disponibile da tanto tempo in flat. È un RPG, un gioco di ruolo, Dopo anni di alla studi le World of arti magiche, Warcraft. Quindi avete il vostro personaggio, che hai dovete ricevuto di svolgere recente delle dalla tua quest, vecchia dovete mentor, livellare per e l'opportunità la che particolarità aspettavi. di questo gioco è che mentre giocate dovete compiere delle azioni oppure dei combattimenti utilizzando la lingua. La magia in questo gioco si basa sul parlare. È quella che potremmo definire una magia parlata. Movimento continuo. Questa che vi sto facendo vedere è la versione quest e come vedete graficamente insomma non è malaccio. Non so se conoscete Zenith. Se conoscete Zenith, ecco, Terra Alia mi ha ricordato molto Zenith per certi aspetti. Attenzione, ovviamente non siamo ai livelli di Zenith, neanche a livello di gameplay, perché questo gioco non si basa tanto sull'essere un RPG, ma più che altro si basa sull'essere un'applicazione didattica, quindi è maggiormente concentrato sull'insegnarvi una lingua. E adesso vi faccio vedere come funziona. Questo è un piccolo tutorial per quanto riguarda i movimenti e i controlli, e qui entriamo nel vivo del gioco. Terra Alia. Ok, questo è il nostro amichetto che ci fa una scansione e ci guiderà all'interno di questo tutorial, e a quanto pare dobbiamo andare a metterci qui. Perché? Oh, questo quadro prenderà vita. Finalmente ce l'hai fatta. Oh, siete contenti? Sottotitolato in italiano e parlato in italiano. Se non sarò qui a salutarti di persona, allora le mie paure si saranno rivelate vere. Ok, per tutti quelli che dicono la traduzione, anche il doppiaggio si può fare tramite una IA. Questo gioco non è stato doppiato da doppiatori umani. Questo gioco è doppiato da una IA. Sentite com'è fredda la voce, com'è meccanica. È fatto bene, per carità, perché sicuramente non sarà stato utilizzato un sistema di intelligenza artificiale terra-terra. Sarà stato utilizzato quello Terra-Alia. Però nonostante ciò, sentite com'è fredda la voce di questo personaggio qui. Devi ascoltarmi con attenzione, perché ne va della tua sopravvivenza. Io non vorrei un doppiaggio fatto così, sinceramente. Posso capire in un giochino del genere, perché adesso vedrete che è una cosa abbastanza basilare, semplice. Però in un, che ne so, Assassin's Creed, ma io non la vorrei mai una roba del genere. Anzi, per me sarebbe motivo di critica. E immagino anche da parte vostra, perché quello che sapete fare è ogni cosa, criticare senza motivo. Quindi, a maggior ragione, a sentire un doppiaggio fatto in questo modo. Ok, procediamo nel gioco. Falco, sei passato attraverso il muro, te ne sei reso conto, vero? Vabbè. Ok, ragazzi, qui come in Alex ci viene impiantato qualcosa nel guanto.
Ecco qui, questo cristallo è la chiave che ci aiuterà a tradurre istantaneamente in tempo reale tutto quello che vediamo all'interno del gioco. E adesso vi mostro. Per poter utilizzare la magia dobbiamo imparare una nuova lingua. È l'unico metodo per utilizzare la magia. La nostra lingua non va bene, ma dobbiamo imparare una nuova lingua. In questo caso la nuova lingua da imparare per giocare è l'inglese. Ma non vi preoccupate, perché anche se non conoscete l'inglese, il gioco vi insegnerà passo passo tutto quello che dovete sapere per utilizzare la magia in questo gioco e quindi per poter utilizzare l'inglese e poter andare avanti nel gioco. Si puntano gli oggetti con il nostro guanto, ci viene detta la traduzione e adesso guardate, per imparare il nome degli oggetti che vediamo intorno a noi dobbiamo premere il tasto di presa, puntare l'oggetto e lì sopra ci spunta il nome dell'oggetto, in questo caso in lingua inglese. Se vogliamo ascoltare la pronuncia, basta premere, mentre premiamo il tasto di presa, il tasto A. Vase. Vase. Ora qui dice, mentre punti un oggetto, premi e tieni premuto il grilletto per aprire il microfono. Quindi abbiamo ascoltato, premiamo il grilletto, vase. Perfetto, e ci ha dato dei punti. Adesso vediamo il tavolo. Table. Table. Battery. Battery. Perfetto. Se già sapete la pronuncia, lo potete fare anche direttamente col grilletto. Per esempio, container. Perfetto. Bookcase. Carpet. Tree. Teapot. Remote. Bene, 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 qui c'è stata sbloccata qualcosa e ci dice di venire qui. Allora, ci sono anche degli enigmi da risolvere e è previsto sempre l'uso della lingua. Per esempio, dobbiamo mettere qui la parola corrispondente. Qui vaso è già messo, tavolo è già messo, batteria, andiamo a cercare battery, contenitore, container. E vabbè, diciamo che ci ha aiutato molto perché è già tutto fatto praticamente. E sblocchiamo. Blocchiamo, si apre, cosa esce? Stocato. Un cristallo. L'obiettivo del gioco è andare alla ricerca di questi cristalli. The tree, the chair and the bookcase. Ricordiamo queste cose qui. Esaminate tutto perché il senso di questo gioco è proprio questo. Questo è un altro indovinello per andare oltre. Premiamo qui. Bookcase. Bookcase. Che cos'è bookcase? Abbiamo visto che è la libreria. Vase. Vase. Broom. Cos'è? Broom. Ok, broom, scopa. Per questo è importante esaminare tutto, perché per esempio, per capire dov'è la scopa, questa si muove, ha una rottura di coglioni, questa invece è ferma, ok. E vi dice? Broom. 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 Ok, e abbiamo sbloccato tutto. Qui stesse cosa, esaminiamo tutto quello che c'è di nuovo. Ok, cerca il libro speciale sullo scaffale. E andiamo. Book. Va bene, e possiamo procedere. Ok, diciamo che qui è finito il tutorial e qui inizia il vivo del gioco. Ok, chi è questo tizio che è comparso qui? Good morning. Qui già c'è qualcosa di diverso rispetto a prima, perché la tizia che c'era lì su parlava in italiano. Questo qui ci dice good morning, sotto c'è scritto buongiorno. Hello. How are you? Ripeti la frase per imparare. Premiamo, puntiamo, quindi hello, how are you? Ci dice che significa ciao, come stai? Quindi premiamo il grilletto. Hello, how are you? Tutto bene, grazie. I'm fine, thank you. E ci ha fatto passare. Anche in quel caso possiamo premere il tasto A per ascoltare le frasi e quindi imparare la pronuncia. The tree, the chair and the bookcase. Il quadro con l'albero dice the tree, quindi premiamo questo. The chair, il quadro con la sedia, dice che è questo. And the bookcase dice che è questo qui. Ben fatto. Sei sempre stato uno che impara in fretta. Come quelli che mi seguono, sì. Trovo l'albero blu nel vecchio giardino. E qui siamo nel giardino di questa scuola, che siamo all'interno di una specie di scuola di magia. E si sta statterando un pochino, ragazzi, nonostante la grafica sia una vera
da questo gioco riesce a statterare. E qui ci sono dei personaggi con i quali dobbiamo poi interagire. Sono delle quest. Se avete giocato ad altri giochi di ruolo sapete benissimo che il simbolo che c'è sulla testa dei personaggi indica che dobbiamo farci qualcosa. Esplorate anche, perché come vedete si trovano indovinelli, casse. Allora, dipinto painting, libro, non è bookcase ma è book. Libreria invece è bookcase e tappeto e carpet. Clic. Ecco qui. Cos'è questo? 11 monete, wow, sono ricco. Tutto quello che possiamo fare all'interno del gioco è legato al nostro livello. Noi siamo livello 1, stiamo per raggiungere il livello 2, quindi una volta raggiunto il livello 2 possiamo andare oltre. Oh, qui c'è un'altra cassa. Teiera, abbiamo visto che teiera è teapot. Telecomando, abbiamo visto che è remote, computer, e vabbè, grazie al cazzo. E poi altoparlante, sappiamo benissimo che è speaker. Quante monete? 6 monete, mamma mia che bello. Green, white, yellow. Ah, sì, red, black, blue. Completata, impara i 6 colori. Parla con il giardiniere. Ci sono anche queste robe qui che sbloccano delle cose, non so, adesso vi faccio vedere. I have a bird. Qui non c'è il tasto per ascoltare la frase, perché questo di qui è, come dire, una roba segreta che dovete sbloccare una volta che avete imparato a parlare un po'. Quindi è una specie di sfida, come se fossero dei collezionabili. Quindi la difficoltà nel recuperare questi oggetti che stanno all'interno di questi cosi consiste nel sapere, come dire, questa frase. I have a bird. Si preme il grilletto. I have a bird. Ok, e abbiamo sbloccato magia colpo livello 2. Do you study here? Yes, I study here. What do you study? Bene. Ricordate, se non sapete come si dice, premete A. I study magic. Ok. I study magic. Se ti occuperai di queste piantagrane, ti aiuterò con il cancello. E quindi, ragazzi, come ogni buon RPG, ci sono delle quest da compiere e vedete, si basano tutte sulla conoscenza della lingua inglese. Beh, bello, no? Dai, vi sto presentando un bello strumento per imparare l'inglese, così non avete più scuse. E questo direi che è anche un modo divertente per impararlo, perché vedete, potete fare anche delle conversazioni. Allora, innanzitutto apriamo questa cassa qui. Vaso, tavolo, batteria e poi contenitore. Se io ve lo dovessi dire nella mia lingua, io vi direi: raccogliete immediatamente questi immondizi, altrimenti ve la faccio mangiare. Ma vediamo in realtà come devo dirvelo. Perché mi stai parlando? Non mi piace il colore della tua uniforme. A me non piace il colore della tua pelle. What do you want? Is this your trash? No, that is not my trash. Questo, ragazzi, vi insegna come bisticciare con le persone per fargli raccogliere l'immondizia. I don't believe you, piece of shit. Lasciaci in pace e basta. No, non funziona così. Affronta i piantagrane. Ehi, hai già visto il nuovo simulatore di combattimento che hanno messo? Non batterai mai quella cosa. Stupido. Questo è il simulatore di combattimento. Dai, facciamoci... You again. Usa il raggio rivelatore per selezionare un bersaglio. Quindi premi il grilletto per confermare la selezione. Ok. Bersaglio. Green. E gli abbiamo sparato una magia perché abbiamo indovinato... Oh, idiota, non mi hai preso. White. Spam. Ok, schiviamo. Red. Oh, terzo attacco. Abbiamo preso cos'è? Ok, un nuovo terramico aggiunto alla collezione. Hai visto che l'ho battuto, idiota? Pedestal. Benissimo, cosa ho trovato? Un paio di pantaloni. Un paio di pantaloni ben intessuti. Sì, perché possiamo cambiare anche il nostro vestiario, un po' come si cambiano le armature nei giochi di ruolo, no? Le armature, le armi. Oh, e qui sono all'interno di una hall. Va bene, ragazzi, io trovo molto divertente questo gioco. È una bellissima idea quella di unire un gioco RPG che purtroppo però non è multiplayer, se non sbaglio. No, mi pare proprio di no. Però è davvero una bella idea, ragazzi, perché giocate con un gioco che è sia in
italiano che in inglese. Come vedete è anche doppiato, ripeto, è sempre doppiato da una IA, che a me non piace assolutamente, però in un gioco del genere può anche andare bene, anche perché avrebbero dovuto fare un lavoro mostruoso per andare a prendere i doppiatori di tutte le lingue che ci sono all'interno di questo gioco, e quindi magari ci sta che abbiano utilizzato anche una IA. Tanto questo gioco non si vuole certamente distinguere per la qualità del doppiaggio, ma vuole essere uno strumento per le basi, quantomeno, di una nuova lingua. Ovviamente più si va avanti nel gioco, più diventano complesse e complete le frasi, i dialoghi e i modi di interagire con i vari oggetti. Ragazzi, Terra Alia, ricordatevi questo gioco. Se volete acquistare questa che vi sto mostrando è la versione Quest, se volete acquistarlo al 25% di sconto trovate il link nel primo commento o in descrizione, o altrimenti entrate nel gruppo Telegram con tutti i miei giochi meta al 25% di sconto e oltre a questo vedete un po' quello che volete prendere. Bene dai, vediamo quali scuse troverete per dire che questo gioco non va bene per imparare l'inglese. Ah, fra l'altro, sto approfittando e ho imparato un pochino di russo, perché mi sarebbe sempre piaciuto imparare il russo. Fortunatamente c'è il Ruski. Ovviamente non sono ancora in grado di sostenere una conversazione in russo, ma qualche piccola parola, qualche termine l'ho già imparato. Vi ringrazio per aver visto il video completamente fino alla fine. Like e iscrizione, continuate a seguire e attivate tutte le notifiche. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima. Da svidania, comrade!